Ci troviamo con Anna Storicaro, critico, perito, curatrice d'arte, gallerista, insomma veramente una figura esperta. Allora chiediamo subito perché il titolo Premio Artista d'Europa. Perché abbiamo voluto allargare la portata dell'evento, che era in precedenza Premio Artista d'Italia, riservato semplicemente all'Italia. Allargando la campagna comunicativa abbiamo deciso, proprio per l'esagerata richiesta che abbiamo avuto di partecipazioni, allargarla all'ambito prevalentemente europeo. E quindi l'obiettivo è quello di creare, di individuare il migliore artista in ambito europeo, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della ricerca, dal punto di vista tematico, della strutturazione, e quindi è una figura molto complessa che verrà studiata insieme ad altre, perché non è l'unico, ne saranno 15 migliori artisti di tutta Europa che verranno proprio studiati individualmente in base a quella che è tutta la loro identità artistica. Ecco, perché sono importanti i premi d'arte? I premi d'arte sono importanti perché ci aiutano a riconoscere dei talenti, fondamentalmente, ci aiutano a riconoscere quelle che sono delle risorse che individualmente non riescono a venire fuori. Il mondo dell'arte è una situazione che potremmo definire di fatto marasmatica, è a livello proprio attuale, sia a livello storicizzato che allo stesso tempo anche a livello online. Come si fa a fare la differenza? E allora, per non fare la fine di Van Gogh, che alla fine è diventato, sappiamo tutti come è andata, no? E quindi per evitare che questa situazione possa capitare, l'arte contemporanea non vuole questo, e quindi grazie ai premi riusciamo appunto a cernere le figure che riescono ad eccellere. Adesso un'altra domanda particolare: come attribuire un valore di mercato reale alle opere d'arte? Ecco, questa sì è una domanda molto particolare, perché molti artisti tendono ad affidare alle opere d'arte un valore affettivo, quando in realtà bisognerebbe dare un valore effettivo. Il valore effettivo potrebbe farlo chiunque, in realtà giunge ad un momento particolare della vita, è come decidere di salire ad un gradino, come se uno qualunque dice basta, non voglio andare più in casa in affitto, ne compro una nuova, salgo su un gradino, mi prendo tutte le mie responsabilità, e quindi potrebbe tranquillamente sviluppare un proprio coefficiente d'arte che dà un valore effettivo di mercato alle proprie opere d'arte a livello nazionale ed internazionale, tendenzialmente a livello europeo, perché nel momento in cui ci spostiamo in ambito extraeuropeo la situazione cambia un po', però comunque consente di poter fortunatamente dare un valore reale alle opere. Ultima domanda: quali strumenti oggi ha un artista per tutelare la propria arte, la propria opera? Questa è un'altra bella domanda, complimenti Francesca. Allora, internet è un mondo meraviglioso, straordinario, ma allo stesso tempo ricolmo di insidie. Come possiamo fare? Come può fare l'artista? L'artista, ci sono diversi progetti che vengono realizzati per tutelare le proprie opere d'arte, perché è vero che internet è così straordinario da consentire allo stesso tempo la divulgazione, però purtroppo non tutti sanno che esistono i diritti d'autore, che esiste la tutela, che esiste la protezione delle opere d'arte. Bisogna imparare a proteggere le proprie opere d'arte ed evitare che chiunque online possa prendere un'opera e decidere di farne una t-shirt, una tazza, un proprio uso, anche solo per un bigliettino d'auguri. Questo è comunque un plagio che non deve assolutamente esistere. Esistono appunto delle realtà, dei database online che consentono la protezione dei dati, la registrazione delle blockchain, la registrazione delle opere d'arte, in maniera tale che nel momento in cui si assiste ad un plagio dell'opera si avvia si può intervenire legalmente. Grazie per essere stata con noi. Grazie a te, buona serata.